In questo video verranno introdotti alcuni concetti e operazioni fondamentali riguardanti l'acquisizione e la gestione di dati cartografici da ambiente GIS, l'acronimo sta per Geographic Information System, utilizzando come software di riferimento QGIS. Successivamente ci soffermeremo sull'interscambio, ovvero sull'importazione e l'esportazione di file GIS da e verso l'ambiente CAD, Computer Aided Design, utilizzato per la modellazione digitale 3D. Si tratta di argomenti che toccano gli ambiti disciplinari della topografia e cartografia e della geomatica e sono sviluppati all'interno di specifici insegnamenti nei nostri corsi di studio ai quali si rinvia per ogni approfondimento. Qui ci limiteremo a richiamare alcuni procedimenti utili per il reperimento e la corretta integrazione e gestione dei dati cartografici di contesto nella rappresentazione digitale dei nostri modelli architettonici. I programmi software di tipo GIS permettono di associare all'interno di un medesimo ambiente di lavoro, cosiddetto progetto, mappe cartografiche e database contenenti molteplici altre tipologie di dati. Prima di addentrarci nei dettagli operativi, mostriamo come è organizzato lo spazio di lavoro in QGIS. Apriamo quindi un progetto da noi precedentemente elaborato, relativo all'area metropolitana di Milano. Sono presenti vari elementi cartografici che nell'insieme descrivono l'area in esame, classificati e distribuiti su layer che li raggruppano per tipologia. Osserviamo in primis la mappa cartografica, ovvero il database grafico. Selezionando con il tasto destro uno specifico layer, accediamo poi a ulteriori comandi, tra cui Open Attribute Table, che permetterà di visualizzare anche il database testuale dei dati associati alla mappa cartografica in esso contenuto. Un file GIS unisce insomma dati cartografici geometrici e informativi in un ambiente di lavoro unitario e georeferenziato, ovvero univocamente identificabile sulle mappe della superficie terrestre. La georeferenziazione di un progetto QGIS permette infatti di attribuire ad ogni suo contenuto una collocazione univoca sulla cartografia terrestre. Ciò avviene associando specifiche coordinate che identificano la posizione di ciascun elemento rispetto a un sistema di riferimento noto. In sintesi, la georeferenziazione è la trascrizione in mappa della geolocalizzazione degli oggetti e dei contesti reali sul suolo terrestre. Ovviamente, un medesimo punto può essere descritto in mappa mediante coordinate spaziali diverse, in base al sistema di riferimento utilizzato. Al fine di contestualizzare in modo non ambiguo le informazioni di posizione, è dunque importante associare correttamente ad ogni file il sistema di riferimento. Per poter generare una visualizzazione della superficie terrestre che è tridimensionale, sullo schermo o su una stampa su carta che sono bidimensionali, è necessario avvalersi di un sistema di proiezione cartografica. Senza entrare nell'ambito specialistico della cartografia, ci limitiamo a ricordare che esistono vari sistemi di proiezione, messi a punto per finalità particolari, ad esempio per la gestione del territorio, per la navigazione e così via, e facilmente riconoscibili per le loro caratteristiche grafiche. La necessità di ricorrere a queste soluzioni è determinata dall'impossibilità fisica di sviluppare sul piano una superficie più o meno sferica, come quella terrestre, per la precisione un geoide, senza ricorrere a deformazioni. QGIS può importare diverse tipologie di file cartografici. Fra questi i più comuni sono i file vettoriali e i file raster. In questo video esamineremo in particolare le cartografie vettoriali. La fonte principale dei file cartografici vettoriali è costituita dai geoportali, gestiti online dalle amministrazioni regionali. Questo è il geoportale della Regione Lombardia. All'interno della pagina dei servizi di download possiamo ottenere il database GIS seguendo una ricerca tramite la parola chiave database e accedendo poi all'elemento database topografico o DBT. Da qui potremo reperire il database relativo all'area geografica di nostro interesse. Come possiamo vedere, il file ottenuto contiene diversi elementi, di cui i più importanti sono quelli presenti nella cartella denominata DBT. In questa cartella troveremo diversi file con estensione GPKG, abbreviazione di GeoPackage. Ciascun file contiene gli elementi cartografici che descrivono una specifica categoria informativa di riferimento, immobili, strade, giardini, eccetera.
Vediamo come accedere ai dati contenuti al loro interno. Apriamo il software QGIS e scegliamo, ad esempio, il file Immobili ed antropizzazioni. Clicchiamo sul file e trasciniamolo all'interno dell'area di lavoro. Rilasciato il pulsante del mouse, apparirà una finestra di dialogo contenente tutti i layer presenti nel file prescelto. Ciascuna riga dell'elenco corrisponde a un layer che potrà essere selezionato e inserito nel nostro progetto. È anche possibile eseguire una selezione multipla cliccando con il mouse e tenendo premuto il tasto CTRL. Una volta effettuata la scelta degli elementi da importare, premiamo OK. Nell'ambiente di lavoro compariranno così i contenuti grafici dei layer da noi selezionati, cioè le relative mappe, rappresentate nel proprio sistema di riferimento e di proiezione, associate al file GeoPackage di origine. In sintesi, l'ambiente di lavoro è automaticamente impostato per mostrare tutti gli elementi integrati in modo coerente. Nello specifico, i contenuti grafici dei vari layer considerati, allineati e sovrapposti, formano una mappa unitaria. Si tratta di un database editabile in cui è possibile intervenire anche sui sistemi di riferimento avendone le competenze. Terminiamo mostrando come importare da QGIS in Rhinoceros una porzione della nostra mappa e come viceversa esportare da Rhinoceros in QGIS un modello CAD. Iniziamo con l'importazione di una cartografia QGIS in Rhinoceros. Prima di tutto, inquadriamo in QGIS l'area che desideriamo esportare e selezioniamo il comando Export Project to DXF dal pannello Project. Qui sarà possibile esportare il file di lavoro in formato DXF, un formato compatibile che può essere aperto in Rhinoceros. A questo punto selezioniamo i layer da estrarre e attivando la voce Export Feature Intersecting the Current Map Extent limitiamo l'esportazione ai soli elementi visibili all'interno dell'area di lavoro. Infine, cliccando sull'opzione Save As, digitiamo il nome del file e definiamo la destinazione di salvataggio. Il file così esportato potrà infine essere importato in Rhinoceros e quindi utilizzato in ambiente CAD 3D. Le coordinate di georeferenziazione QGIS saranno ora trasposte nel sistema di riferimento cartesiano dell'ambiente CAD. Sarà anche possibile effettuare l'operazione inversa, nel nostro caso convertire in DXF ed esportare un file CAD da Rhinoceros verso QGIS. Non a caso DXF è acronimo di Drawing Exchange Format. Occorre però segnalare che lo spazio di lavoro CAD non è georeferenziato a priori, ovvero le sue coordinate cartesiane non sono riferite a specifiche coordinate geografiche, ma misurano il solo ambiente digitale di lavoro. Per poter correttamente inserire un file CAD in ambiente GIS, prima di esportarlo, occorrerà dunque attribuirgli coordinate cartesiane che corrispondano alle coordinate geografiche del contesto in cui andrà inserito in ambiente GIS. Allo scopo si può anche utilizzare come riferimento un file preventivamente importato in ambiente CAD da QGIS, quindi già georeferenziato. Importando in QGIS il file DXF proveniente da Rhinoceros, apparirà comunque una notifica accanto al nuovo layer ad esso corrispondente ad indicarne la provenienza da ambiente software non naturalmente georeferenziato. Nel prossimo video vedremo come salvare in QGIS file raster importati da fonti esterne.